Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere che porta si apre davanti a voi. Il settore può essere qualsiasi, può essere l'amore, il lavoro, qualche tipo di progetto. Andiamo a vedere, io farò poi degli esempi in modo da aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Abbiamo due scelte, la prima scelta è questa porta azzurra e la seconda scelta è questa porta marrone. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della prima lettura, della prima porta. Andiamo a vedere quale sarà l'energia che si aprirà davanti a voi. Se per caso la lettura non risuonasse per niente, vi invito ad ascoltare l'altra lettura. Per contattarmi trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso sulle famiglie reali che si terrà a settembre 2024. Comunque per ogni informazione voi mi scrivete una mail e io vi rispondo. Bene, ok, partiamo con un 7 di bastoni, un asso di spade, il diavolo, un 5 di spade, il giudizio e il sole. Sembrerebbe quasi una situazione di vita in generale che in qualche modo arriva ad essere più chiara. Andiamo con ordine, adesso andrò a farvi come cioè andremo a vedere le carte una per una e poi cerco di farvi come un riassunto. Partiamo da questo 7 di bastoni, 5 di bastoni, eremita. 7 di bastoni ragazzi è una carta che indica una difesa verso qualcuno, il fatto che vi stiate magari difendendo. ehm, allora, vi dirò che potrebbe anche essere una questione lavorativa, perché si parla di concorrenza, ma potrebbero anche più semplicemente essere le persone intorno a voi, magari colleghi. Adesso dipende se siete autonomi o no, però ho come l'idea che potrebbe essere un momento dove vi sentiate o obbligati a difendervi, potrebbero anche esserci come delle discrepanze in questa situazione che state vivendo o in questa relazione. C'è anche un eremita, quindi qualche cosa mi suggerisce che ci sia una sensazione di solitudine. Voglio un'altra carta per il 5 di bastoni, perché potrebbe risuonare anche per una situazione, come vi dicevo, di vita. Abbiamo il sole. Ragazzi, se avete figli, ci potrebbe essere questa questione legata ai figli, questa situazione potrebbe essere legata ai figli. Andiamo a vedere l'asso di spade. 5 di pentacoli, e imperatore. Voglio andare a vedere anche il diavolo. Fante di bastoni, asso di spade nuovamente, regina di pentacoli,
7 di pentacoli e 9 di pentacoli. Ah no, ce n'è un'altra. Allora facciamo così. 8 di bastoni. Allora, ragazzi, quello che vi posso dire è state sereni. Arriveranno delle novità, delle grandi novità. Con questo asso di spade o c'è una verità nella vostra testa che viene a galla, cioè è come se si mettesse ordine nei vari pensieri e si trovasse un nuovo modo di ragionare, una nuova verità personale. Però per molti, avendo anche 6 di pentacoli, si parla di nuovi contratti, di nuovi scambi commerciali, di un nuovo lavoro. Potrebbero essere nuovi equilibri con un capo, con un padre. È come se ci fosse un qualche taglio, se vogliamo, che queste due carte si può dire che le riassumo con una regina di spade. Nel senso che è l'asso di spade che arriva e taglia quelli che sono i pensieri, quelli che sono le situazioni, magari le dinamiche di cui mi parla questo diavolo e le porta in equilibrio, toglie dal piatto della bilancia quello che fa pesare troppo da una delle due parti. E avendo anche l'imperatore, qui si parla di qualcosa di stabile. Se fosse una questione legata ad una casa, ragazzi, sento che potrebbe arrivare questo fantastico contratto, perché, ripeto, 6 di pentacoli è una carta di contratti. E qui, dunque, potrebbe avere due sfaccettature questo diavolo. La prima, ragazzi, è che si lasci indietro o un atteggiamento da fante di pentacoli. Tenete presente che qui abbiamo di nuovo un asso di spade, quindi ho come la sensazione che qualcosa o verrà a galla o capirete che c'è qualche cosa sotto che deve venire a galla, però io ho come la sensazione che soprattutto se fosse un tema monetario, quello che vi attanaglia in questo periodo, devo dire che secondo me se avete debiti riuscirete piano piano a pagare i debiti, se per caso se per caso avete dei progetti nuovi e state comunque aspettando magari un finanziamento, magari un contratto, sento che arriva. È come se vi liberaste di qualche peso inerente all'economia. Quindi potrebbe essere la chiusura dei debiti, il fatto che appunto arrivi un finanziamento, il fatto che arrivi un aiuto, il fatto che finalmente si sblocchino le cose nell'azienda e che arrivino nuovi contratti. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 5 di spade. 4 di spade e sacerdotessa, voglio andare a vedere anche il giudizio. 8 di pentacoli e appeso. Mm. Allora, questo 5 di spade, ragazzi, tenete presente che avete il 5 di spade e il diavolo. Per adesso, poi vediamo cosa mi danno per il sole, però confusione mentale. È per quello che probabilmente arriva finalmente questo asso di spade che mette in ordine i vostri pensieri, mette in ordine le vostre priorità. E avendo la sacerdotessa, allora, primo potrebbe esservi utile una guida in questo periodo. Quando si parla di sacerdotessa potrebbe essere una persona che legge i tarocchi, una persona che legge le rune, una persona che legge la vostra energia, semplicemente vi dice guarda, forse è meglio che tu come vi posso assuma questo tipo di erba, questo tipo di alimento, quindi si parla anche di nutrizionisti, perché sapete che attraverso il cibo si fa chimica nel nostro corpo, si può cambiare letteralmente l'umore nel nostro corpo, potrebbe essere una persona, come si chiamano, una naturopata, persone che diciamo curano il fisico,
piuttosto che l'anima. E qui avete anche un 4 di spade, quindi vi dico che tutto questo potrebbe riassumersi in una guida che andrete a trovare, potrebbe essere un corso, potrebbe essere un ritiro spirituale, potrebbe essere un libro, potrebbe essere appunto anche solo una semplice lettura di tarocchi. In questo mazzo mi piace molto perché fa vedere le rune, i tarocchi, la sfera di cristallo e tutti i libri dietro. Quindi è un po' come se poteste trovare anche l'ispirazione ampliando la conoscenza. Potreste avviare questa guarigione di cui mi parla il 4 di spade, perché avete 4 e 5 di spade. Il 5 parla di confusione mentale, parla di manipolazioni, parla di pettegolezzi, parla di tutto quello che è il nostro critico interiore che ci ammazza tutti i giorni, sapete? No, dovevi far così, no, dovevi far colà. Sento che è come se aveste bisogno di alleggerirvi un po'. Probabilmente questa mentalità ce l'avete perché siete stati, tra virgolette, obbligati un pochettino a navigare i colleghi che avete, piuttosto che l'intorno sociale che avete, piuttosto che gli amici, insomma, c'è come un qualche tipo di stress da cui arrivate che ha bisogno di essere riequilibrato attraverso un ordine dei pensieri, attraverso potrebbero essere nuovi equilibri all'interno delle relazioni. Qui avete l'imperatore. L'imperatore è colui che rompe le regole degli altri e crea le proprie. Quindi probabilmente qui avete bisogno di mettere un punto a capo, o in qualche situazione o in qualche relazione. C'è un giudizio. Allora, credo che vi manchi una visione di insieme, perché? Perché fino ad adesso siete stati un po' condizionati da quello che era l'ambiente esterno, da quello che erano le credenze legate al denaro. Vi faccio un'ipotesi di credenza legata al denaro: per guadagnare tanti soldi devo lavorare molto, ok? E invece chiediamoci perché c'è certa gente che lavora meno di noi e guadagna il doppio magari, o perché ha cambiato lavoro o perché è un altro settore, insomma, anche noi possiamo arrivare a quel livello lì, bisogna crederlo, bisogna credere che sia possibile effettivamente lavorare poco e guadagnare molto, ok? Quindi qui è come se ci fosse da rielaborare qualche questione anche egoica, mi viene da dire, perché con il diavolo si parla di ego, di obiettivi, di risultati, di controllo, di potere personale, di perfezionismo, ed è come se tutto questo, tutta questa mente, questo voler arrivare a un certo obiettivo, vi condizionasse, o perlomeno vi ha condizionato fino ad adesso, ma sento che con questo asso darete come un taglio. E difatti terminiamo poi con il sole, che è una carta bellissima, è una carta di espansione personale, una carta di chiarezza mentale, è una carta che mi parla di prosperità, di protezione e di qualcuno che va verso l'espansione. È la carta che rappresenta il bambino che cresce, ok? Quindi è un qualche cosa che cresce. La situazione potenzialmente può crescere, può evolversi ed espandersi, e parla anche di bambino interiore. E siccome qui siamo passati dalla guarigione, io ho come la sensazione che utilizzando questo appeso, quindi guardando le cose da un altro punto di vista, accettando che certe cose sono così, sono fuori del vostro controllo, voi non le potete cambiare, ok? È come se aveste una visione più ampia della situazione. Adesso andiamo a vedere questo sole. 7 di spade, ci mancava. E diavolo. Io credo che la porta che vi si aprirà, ragazzi, manca la torre, però vi dico che tra il giudizio, guardateli in ordine, abbiamo il diavolo che mi parla di costrizione, di ego, di qualche cosa che limita, che vincola, che schiavizza. E vi ricordo che le schiavitù del diavolo sono volontarie, siamo noi che scegliamo di rimanere in quella situazione. Perché non abbiamo le forze economiche, perché non abbiamo le forze morali, perché non abbiamo le forze mentali, per X motivi, però è una nostra scelta. Dal diavolo, dal condizionamento si passa al giudizio, alla presa di consapevolezza e all'espansione personale. Infatti qui il diavolo è a testa in giù. Io ho come l'idea che nel prossimo periodo, ragazzi, e per prossimo periodo vi parlo di 2 o 3 mesi, ci sia come tutto questo lavoro di rendervi conto di tutti i condizionamenti mentali, soprattutto legati al denaro,
che vi hanno, diciamo, portato a reagire in un certo modo, a fare certe scelte, a vincolarvi. Ho come questa sensazione. Io con il sole sento che avrete le idee ben chiare su quelle che potrebbero essere. Guardate, sette di spade normalmente parla di bugie, di cose non dette, però il lato in luce della carta è un po' come se fossi, ok, prendo visione, prendo consapevolezza e per gestire questa situazione che fino ad adesso è stata pesante, mi ha fatto sentire da sola, mi ha, come posso dire, mm, mi ha un po' tolto le energie, è il caso forse di non andare con forza di dominio del diavolo, ma un po' più con furbizia nei confronti di questa persona, nei confronti della situazione, cioè giocate un po' a scacchi. Se per caso voi vi state raccontando o vi siete raccontanti delle bugie, appunto, bugie sono le credenze limitanti, potrebbero anche essere. Io credo che, come vi dicevo prima, per fare tanti soldi bisogna lavorare 12 ore al giorno, però poi se mi guardo in giro vedo che quella persona lì ne lavora 4 ore al giorno e ha lo stipendio che è il doppio del mio, ok? Quindi una volta che si elaborano queste credenze, queste idee, queste autobugie, è come se arrivasse la chiarezza mentale qui. Quindi ragazzi, quello che arriva per voi è un nuovo equilibrio, direi psicofisico, psicoemotivo, tutti e tre, perché abbiamo più chiarezza mentale, di conseguenza arriva come una sorta di sospiro di sollievo e anche il corpo a livello di disagi, diciamo così, si alleggerisce. Andiamo a vedere cosa vi dice qui. Mm. Questa carta vi dice che non siete finiti, cioè non siete ancora dei diamanti raffinati, siete ancora in fase grezza. E vi dice di andare sempre più nel profondo perché il meglio deve ancora arrivare. E dice portate pazienza, infatti avevate qui un 7 di pentacoli che mi parla proprio di pazienza. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia ancora. Quindi quello che arriva sento che è una maggior chiarezza mentale, una maggior libertà, un maggior compromesso, un maggior equilibrio proprio a livello anche fisico. Prima davo tanto e ricevevo poco, adesso basta, taglio, do il giusto. Il 6 di pentacoli parla proprio di dare in modo equo e giusto, che può essere do a me e quando io so che ne ho abbastanza posso dare agli altri. Diversamente se per me non ne ho abbastanza faccio fatica poi a dare agli altri perché io mi scarico. Allora abbiamo un 3 di coppe che mi parla di celebrazione e guardate come assomiglia alla raffigurazione del sole in questo mazzo. Eccolo qua, la torre, quello che vi avevo detto che prima mancava. Potrebbe essere un risveglio spirituale, un momento dove vi rendete conto che le cose così come sono andate fino ad adesso non sono più gestibili, che siete, magari avete anche il colesterolo alto, perché il colesterolo alto molte volte è dato da uno stress, dal cortisolo alto, ok? Quindi è dato da uno stress continuo. Per cui sento che qui è ora di lasciare andare un pochettino la presa, ok? Chiedetevi quali sono le reali necessità, bisogni che avete voi e che cosa invece fate per soddisfare le esigenze degli altri, perché questo vi vincola. Oppure se ci sono delle credenze limitanti, tipo solo chi ha tanti soldi è un personaggio di potere, per esempio, sradicatevi da quest'idea, perché non è vero, perché il potere in parte è dato dai soldi, ma se uno ha soldi e non sa come gestirli, non è potere, ok? Quindi, insomma, ci vogliono tutte e due le cose. La capacità di gestione, la capacità di essere una regina o un re di spade o un imperatore che calcola le proprie mosse. E guardate che con la sacerdotessa sento che avete come questa spinta a guardare al futuro e avete anche il giudizio, quindi in questo trimestre secondo me arriva questo vedere le cose da un'altra prospettiva, questo togliersi da certe idee che non vi servono più, che vi schiavizzano,
che vi rendono piccoli, mi viene da dire, e rendono piccolo anche il vostro conto corrente. Ovviamente quello che cioè il discorso economico del conto corrente non risuona per tutti, Però ragazzi si va verso una maggiore espansione qui, ok? Bene, cari amici della prima scelta, io spero di avervi dato un po' di, insomma, grinta, forza, speranza, aiuto, insomma, spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un commento. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera dove spiego come lavoro, oppure potete anche abbonarvi al canale, ehm, e io pubblico un video ogni sabato e sono dei video che sono stati impostati come se fossero una scuola. Le playlist sono 4, sono numerate, si parte dalla 1, 2, 3, 4, si va in ordine, insomma. E niente, se volete dare un'occhiata ai temi trattati, i titoli dei video sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenute alle persone della seconda scelta, anche per voi andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Vi ricordo che se per caso non risuonasse la lettura potete ascoltare anche l'altra lettura. Per contattarmi ragazzi trovate il mio indirizzo email sotto in descrizione e sempre in descrizione ci sono link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a settembre 2024. Bene. Andiamo a vedere qual è l'energia che porta si apre per voi. Abbiamo un 9 di pentacoli, la regina di bastoni, un fante di bastoni, scusate, un papa, asso di bastoni, 5 di pentacoli, cavaliere di pentacoli. Allora adesso andiamo a vedere le carte, poi cercherò come di farvi un riassunto alla fine. Direi che non sono per niente male. Allora, partiamo da questo 9 di pentacoli, ragazzi. Qui sento che per qualcuno fa riferimento a una situazione lavorativa autonoma, per qualcun altro al fatto che si è single, o comunque se avete una relazione può essere una relazione non ben definita, diciamo così. Andiamo a vederlo. Diciamo che il 9 di pentacoli è una carta di grande indipendenza e anche di abbondanza. 6 di coppe e fante di bastoni. Andrò a vedere anche la regina e il fante di bastoni. Fante. Ancora uno. Ok, per la regina abbiamo il sole, un 7 di pentacoli e la regina di pentacoli, e qui per il fante di bastoni abbiamo un cavaliere di coppe e un 7 di coppe. Potrebbe essere una questione romantica, vi dirò, oppure una questione tra genitori e figli. Se non avete figli e state cercando figli, potrebbe essere quello il tema, insomma. Allora, andiamo alla regina di bastoni. Anzi, no, scusate, non ho ancora spiegato di qua. È come se ci fosse o un riavvicinamento da parte di qualcuno del passato, se fosse una questione romantica, ci potrebbe essere come
come vi dicevo, quella relazione non ben definita, qualcuno che conoscete da tanto, un amico intimo o un'amica intima, chiamiamoli così, no? Ehm, Se fosse una questione di figli, ho come la sensazione, ragazzi, che qui abbiate un po' bisogno di... mm, mi viene da dire spingere, ma non mi piace come termine, di incoraggiare, meglio detto, questi figli, insomma, a prendere il largo. Sia che sia a livello lavorativo, tipo a buttarsi in quello che vogliono fare, sia che sia a livello di vita, cioè magari trasferirsi, andare a vivere da soli, o come questa sensazione. Se fosse una questione romantica, ehm, allora, innanzitutto vedo troppa predisposizione da parte vostra nei confronti dell'altra persona. L'altra persona potrebbe essere anche una persona molto giovane, potrebbe non essere, non avere una posizione sociale ben definita come voi, ehm, però ho come la sensazione che ho come la sensazione, ragazzi, che in qualche modo metterete tipo a tacere, mi viene da dire, l'altra persona. Cioè l'idea è che ci sia questa relazione che va avanti da tempo, dove magari siete solo amici, non c'è un compromesso a livello romantico, ehm, e vi dirò come la sensazione che questo compromesso verrà lasciato indietro a favore di qualche cosa di migliore. Perché qui abbiamo il Papa e l'asso di bastoni, eh? Anzi, adesso andiamo a vederli. Qualcuno potrebbe anche smettere di essere single, vi dirò. Questa è la situazione di partenza. Quattro di pentacoli e sacerdotessa. Voglio andare a vedere anche... Perché il Papa mi dice che potrebbe proprio esserci una ufficializzazione, ragazzi. Qui comunque avete un cavaliere di coppe, eh? Può essere che questa offerta venga comunque concretizzata. C'è come un passo avanti. Imperatrice e 4 di coppe. Allora, qui il punto è che se siete in una situazione anche lavorativa, perché per qualcuno magari risuona come lavoro, ehm, c'è un qualche cosa che ha a che vedere con la parte contrattuale della situazione, Papa, e qualche cos'altro che ha a che vedere con quello che voi fate per concretizzare questa situazione o questa relazione. Perché c'è un qualche cosa con questo 4 di coppe di cui non siete consapevoli, come se non riusciste a vedere quali altre alternative ci sono per raggiungere il vostro obiettivo, che potrebbe essere una relazione, un'amicizia, cioè una relazione stabile, intendo, un'amicizia, il procreare un bambino o un progetto, il concretizzare un bambino o un progetto per qualcuno. Adesso voglio andare un attimo a vedere anche il 5 di pentacoli. Torre e ruota della le ruote della fortuna. Andiamo a vedere anche il cavaliere di denari. C'ho 5 di pentacoli e mi è volata una carta, adesso la recupero. È un 5 di coppe.
Allora, ragazzi, adesso poi andiamo a vedere gli oracoli. Se siete di quelle persone che stanno cercando un bambino, sento che c'è parecchia sofferenza lì intorno e qui ho come la sensazione che o ci sono dei problemi tipo, non lo so, fate i turni e quindi non riuscite a vedervi nei momenti giusti eh, di ovulazione, ipotesi, e quindi come se ci fossero dei problemi a incontrarsi. Ehm, o proprio potreste avere difficoltà a rimanere incinta. E qua vi suggeriscono di guardare ad altre alternative, cioè nel senso è come se ci fossero delle possibilità che esistono, che magari qualcuno, di cui magari qualcuno vi ha anche parlato, che voi non state prendendo in considerazione. Ora, che sia il bambino, che sia il progetto, adattate voi la lettura alla vostra realtà. Però è come se non si riuscisse a concretizzare un qualche tipo di progetto, idea. Mm? E vi dico che dovete prenderla molto con calma vedendo queste carte. Qui abbiamo la torre. C'è qualche tipo di credenza limitante da dover lasciarsi indietro perché con due volte il 5 di pentacoli e un 5 di coppe è come se questo desiderio, è come se ci fosse un bisogno da soddisfare e non è quella la strada giusta per ottenere il risultato. Cioè quando puntate a un risultato non fatelo da un punto di vista di carenza, cioè io ho bisogno di quella cosa lì perché mi sento carente, perché quella cosa lì va a colmare quel vuoto, perché così non lo colmerete mai. Nel senso che è un po' come riperpetuare la dinamica, qui c'è da cambiare con certe dinamiche. Sento che con questa regina di bastoni è un po' come se vi dicessero prendete in mano voi la situazione, cercate di gestire voi al meglio tutto quello che potete fare per favorire l'evolversi degli eventi. Vi dico ragazzi, valutate altre strade per mettere in atto il vostro progetto piuttosto che se fosse un figlio. Qui c'è la carta del Papa e si può parlare di qualche guida spirituale. Anche qui abbiamo la sacerdotessa che è colei che cura il corpo con la terra, quindi con le piante, le erbe, piuttosto che le rune, piuttosto che i cristalli, piuttosto che, vabbè, qui si parla anche poi di qualcuno che legge l'anima della persona, ok? Però è come se vi invitassero a cercare una guida, che poi non è che deve essere per forza una persona fisica, lo dico spesso, potrebbe essere un libro, potrebbe essere un video, un podcast, quello che a voi possa far scattare qualche cosa nella testa per aumentare la comprensione. Mm? Se fosse una relazione romantica, allora io qua vi dico che sento come se ci fosse una sorta di evoluzione, come se aveste già allora, se non avete nessuno, aspettate, prima partiamo dai single. Se non avete nessuno, ci può essere la conoscenza di qualcuno nella vostra cerchia di amicizie, soprattutto se siete a capo di un progetto, se siete responsabili di qualche cosa. Sento come se questo favorisse la conoscenza di queste persone, però vi dirò che mm, è come se potrebbe essere una persona giovane, questo ve lo dico, la persona che entra e con la quale avrete una grande sintonia, però è importante con questa persona mettere le cose in chiaro subito, ok? E soprattutto andateci con i piedi di piombo, perché anche lì sento che con questa persona vibrate da un punto di vista di carenza, cioè ognuno dei due ha come un vuoto e vi mettete insieme sperando di colmare quel vuoto, però un vuoto più un altro vuoto fa un vuoto più grande fondamentalmente, non fa un pieno. Se invece siete già in una relazione o comunque conoscete qualcuno, io sento che insomma potrebbero evolversi le cose, potrebbe arrivare anche quasi la concretizzazione di qualche promessa fatta nel passato. Eh,
potrebbe essere necessario lavorare un po' sull'aspetto sensuale, soprattutto voi, come se avessi bisogno di vivervi, di sentirvi, di vedervi più affascinanti, più belli, più sexy, insomma, come se avessi bisogno di una sorta di restyling per piacervi di più e questo farà sì che anche con l'altra persona ci sia come quello scatto in più. Devo dire che con questa torre, con questa ruota della fortuna, un po' per tutti potrebbero cambiare radicalmente le dinamiche di questa situazione o di questa relazione, ok? Andiamo a vedere che cosa vi dice qui. Potere interiore. Sei arrivato fino qui grazie a te stesso. In questo momento della vita non hai niente di cui avere paura. Wow, ma infatti è un po' l'energia del 9 di Pentacoli. Siete forti, siete indipendenti, avete forza di carattere. Sento che siete autonomi proprio nella gestione a 360 gradi della vostra vita. E che credo che qualcuno qui sia stato un po' obbligato a diventare indipendente per X motivi avuti nell'infanzia, come se foste abituati a cavarvela da soli. Andiamo a vedere Osho, ragazzi, che cosa vi dice, che consiglio vi dà. Un'altra volta la torre e le vite passate, che è la carta della luna. Sì, è come un po', perché anche qui avete il 6 di coppe, come se qualche tipo di atteggiamento o di vita che avete avuto fino ad adesso, da adesso in avanti, cambierà. Vi dico, è vero che avete tante carte impegnative, però è anche vero che c'è una ruota della fortuna. Quindi io sento che qui le dinamiche potrebbero cambiare nella vostra vita, pensavate di rimanere single per sempre e non sarà così, pensavate di rimanere in questa situazione lavorativa e non sarà così, le cose come cambieranno in qualche modo, anche inaspettato, può essere che ci sia anche qualche perdita economica, non ve lo nego, però non saranno così, così disastrose, ok? È come se vi dessero l'opportunità di pensarvi in modo diverso. Bene, amici della seconda scelta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche abbonarvi al canale. E nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, insomma, non è proprio il livello base, però cerco di spiegare le cose in modo semplice. È come se fosse una scuola, le playlist sono numerate e spiego come argomenti per accelerare, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita. I titoli dei video comunque sono invisibili, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla e lì trovate tutto. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!